Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo cosa sono i nomi definiti, detti anche intervalli denominati di Excel. Impariamo a crearli, definendone le regole sintattiche, ad utilizzarli nelle formule e nella convalida dati, a modificarli e ad eliminarli. Iniziamo! Prima di imparare ad assegnare un nome ad una cella, oppure ad un intervallo di celle del foglio di lavoro, ti voglio mostrare alcuni vantaggi derivanti dall'utilizzo degli intervalli denominati. Per farlo ho preparato un database di circa 500 righe e, utilizzando le tecniche che descriverò fra poco, ho assegnato i nomi alle colonne di questo database. Come si può notare, cliccando sulla piccola freccia che si trova a destra della casella Nome, sono presenti alcuni nomi che ho inserito in precedenza. Cliccando su di essi si possono selezionare velocemente le colonne del database. I nomi consentono dunque di selezionare intervalli anche molto grandi di celle con un semplice clic. In fondo al database ho predisposto inoltre alcune celle per il calcolo di alcune funzioni semplici già descritte in un video precedente di questa playlist, ovvero le funzioni somma, media, massimo, minimo e contanumeri. Come si può notare, cliccando all'interno di una di queste celle, la formula è facilmente leggibile e, come vedremo, altrettanto facilmente modificabile. Oltre a questi vantaggi, inoltre, le formule possono essere inserite molto più rapidamente e senza selezionare alcun intervallo di celle, anche quando le formule si trovano su fogli di lavoro differenti rispetto ai dati. Infine, un altro vantaggio derivante dall'utilizzo dei nomi è che, utilizzandoli, è molto più facile e veloce impostare la convalida dati con elenchi a discesa. Vediamo ora come si deve procedere quando si vuole inserire un nome all'interno del foglio di lavoro. Dobbiamo calcolare le spese di trasporto per spedizioni in alcune città del nord Italia. Conosciamo le distanze, il numero di viaggi per semestre ed il costo chilometrico. La formula che ho inserito permette di ottenere tale risultato. In tale formula ho moltiplicato la distanza per il numero dei viaggi per il costo chilometrico. Ovviamente la cella contenente il costo chilometrico è stata bloccata mediante il tasto F4 in modo che tale riferimento rimanga fisso quando la formula viene trascinata verso il basso. Come puoi osservare dalla barra della formula, tale formula è poco leggibile e può essere migliorata mediante i nomi di Excel. Cancello ora la formula inserita e ti insegno a utilizzare i nomi definiti. Inserire un nome definito in Excel è molto semplice e ci sono almeno 3 modi per farlo. Se il dataset è piccolo, puoi selezionare un intervallo, cliccare qui in alto all'interno della casella Nome, digitare un nome, ad esempio nel nostro caso distanza, e premere Invio. Come puoi notare, all'interno della casella Nome è comparso il nome distanza e selezionandolo viene automaticamente selezionato l'intervallo denominato. Con la stessa procedura, chiamo ora questo intervallo nviaggi1, invio, quest'altro intervallo nviaggi2, invio e quest'ultimo intervallo costo km, invio. Ora che i nomi sono stati assegnati, come facciamo a richiamarli all'interno di una formula? Ci sono 2 modi. O digiti uguale e inizi a scrivere le iniziali del nome, ad esempio distanza, e poi lo selezioni da elenco a discesa, e infatti puoi notare che il nome distanza compare con un'icona tutta sua, doppio clic, oppure puoi digitare asterisco per la moltiplicazione e richiamare il nome mediante il tasto F3. Premendo il tasto F3 compare la wizard incolla nomi e puoi selezionare il nome che ti serve con un doppio clic, numero viaggi 1. A questo punto dobbiamo moltiplicare per il costo chilometrico. Digitando nuovamente F3 possiamo selezionare costo KM dalla finestra incolla nomi con un doppio clic e premere invio. Come puoi notare, la formula matrice dinamica inserita ha già riempito l'intera colonna e osservando la barra della formula puoi notare che tale formula è di facile lettura e facilmente modificabile. Ti faccio anche notare che i nomi definiti non necessitano del tasto F4 per bloccare i riferimenti, poiché si tratta già di riferimenti assoluti.
Quindi, riepilogando, un nome può essere assegnato selezionando un intervallo, digitando il nome all'interno della casella nome e premendo invio, mentre può essere richiamato all'interno di una formula o digitando le sue iniziali e poi selezionandolo da elenco a discesa, oppure premendo il tasto F3 e selezionandolo dall'elenco dei nomi presenti nella wizard incolla nomi. Come avrai notato, inserire i nomi definiti all'interno del foglio di lavoro non è obbligatorio, ma è molto vantaggioso, poiché le formule inserite utilizzando i nomi sono più facili da leggere, da modificare e con la tecnica che ti mostrerò nel prossimo esempio, molto più veloci da inserire. Quando hai a disposizione un set di dati e vuoi creare un nome per ogni colonna del set di dati, ti consiglio di procedere in questo modo. Innanzitutto, fai in modo che il set di dati sia isolato da tutto il resto del foglio di lavoro. Ad esempio, isolalo dalla riga del titolo e anche dalla riga dei totali. In questo modo, cliccando all'interno del set di dati e premendo CTRL asterisco utilizzando l'asterisco del tastierino numerico, tutto il set di dati sarà selezionato. A questo punto, all'interno del tab Formule, nel gruppo Nomi definiti, clicca su Crea da selezione, oppure digita contemporaneamente CTRL maiuscolo F3. Ora possiamo lasciare la spunta solamente su riga superiore. In questo modo, premendo OK, sarà creato un nome per ogni colonna del nostro set di dati, ad esempio divertimento, giornaliero e così via. Come avrai notato, all'interno della casella nome compaiono anche i nomi presenti nel foglio precedente e dunque i nomi creati con le due tecniche viste sinora sono validi all'interno di tutta la cartella di lavoro. Alla fine di questo video ti mostrerò come si creano i nomi localizzati in un singolo foglio di lavoro. A questo punto potremo riscrivere i nomi all'interno delle formule, oppure, visto che le formule sono già state inserite, possiamo selezionare Definisci nome, Applica nomi e siccome i nomi sono già stati selezionati, premere OK. Puoi notare che in tutte le formule sono comparsi i nomi al posto dei riferimenti. In alternativa, avresti potuto utilizzare il tasto F3 come nell'esempio precedente. Nel prossimo esempio ti mostrerò come utilizzare i nomi all'interno della convalida dati e la loro utilità quando si vogliono effettuare intersezioni insiemistiche. Siccome questa tabella a doppia entrata è già isolata da tutto il resto del foglio di lavoro, seleziono una cella al suo interno, premo CTRL asterisco per selezionarla, CTRL maiuscolo F3 per far comparire la finestra Crea nomi da selezione, che corrisponde al pulsante Crea da selezione, e lascio le due spunte predefinite, su riga superiore e colonna sinistra. Premo OK. A questo punto sono comparsi un sacco di nomi. Posso selezionare sia le colonne che le righe di ciascun trattamento. Inoltre è comparso anche il nome trattamento che consente di selezionare l'intera area dei dati. Siccome però il nome trattamento non ci occorre, possiamo andare in Gestione nomi, dove compaiono tutti i nomi assegnati, andare a cercare il nome trattamento ed eliminarlo oppure modificarlo. Io decido di modificarlo. Cliccando su Modifica posso selezionare un nuovo intervallo, ad esempio questo, contenente tutti i nomi dei trattamenti. Premo su OK e prima di chiudere la wizard ti mostro che si possono creare nuovi nomi all'interno di questa wizard, modificarli, eliminarli oppure anche filtrarli in base alla tipologia, ai nomi con o senza errori, ai nomi definiti oppure ai nomi di tabella. Chiudo questa wizard e utilizzo i nomi per creare una convalida dati. Clicco in cella O4 e all'interno del tab Dati seleziono la convalida. Nelle impostazioni seleziono Elenco e qui nell'origine digito F3, seleziono il nome Trattamento e premo OK. Come puoi notare, posso ora selezionare qualunque trattamento. Ora potrei anche creare un nome per le intestazioni di colonna, ma procedo nel modo tradizionale, convalida dati, elenco e come origine seleziono le intestazioni di colonna. Premo OK e seleziono il nome di un mese.
Quando Excel crea nomi in maniera automatica nel foglio di lavoro, sostituisce lo spazio con il carattere underscore. Per avere la stessa corrispondenza fra il contenuto delle celle e i nomi assegnati da Excel, ho sostituito in ogni cella lo spazio con il carattere underscore e questo cambiamento si riflette anche nella convalida dati. A questo punto, con una semplice formula, che ti spiegherò nei video successivi, possiamo ottenere la quantità che si trova all'intersezione fra la riga e la colonna selezionate da menu a discesa. Come avrai notato, nel nostro foglio di lavoro sono presenti moltissimi nomi. In alcune situazioni sarebbe molto più comodo visualizzare solamente i nomi validi all'interno del foglio di lavoro attivo, al posto che tutti i nomi presenti nella cartella di lavoro. Vediamo come si procede. In questa cartella di lavoro sono presenti due fogli di lavoro, uno relativo all'anno 2023 e l'altro relativo all'anno 2024. Come puoi notare, il costo chilometrico cambia da un anno all'altro. Per inserire un nome definito in un singolo foglio di lavoro, devi procedere in questo modo. Seleziona la zona a cui vuoi assegnare un nome. Nel tab Formule, gruppo Nomi definiti, clicca su Definisci nome. Compare la wizard Nuovo nome, all'interno della quale puoi digitare il nuovo nome, distanza, selezionare l'ambito, che sarà L29A, che è il nome del foglio corrente. Se vuoi puoi inserire un commento, mentre il campo riferito a è già compilato poiché abbiamo effettuato in precedenza la selezione. Confermiamo con OK. Come puoi notare, nella casella nome è comparso il nome appena assegnato, ma selezionando il nuovo foglio di lavoro L29B possiamo notare che non è presente alcun nome. Infatti, anche selezionando l'intervallo contenente le distanze, all'interno della casella nome non compare alcun nome. Quello che ti ho appena spiegato è l'unico modo per definire i nomi validi all'interno di un singolo foglio di lavoro e invisibili negli altri fogli. Una volta assegnati tutti i nomi con la modalità descritta, in ogni foglio sono inseriti solo i nomi relativi a quel foglio e le formule inserite, anche se sono identiche fra i due fogli, fanno riferimento a dati contenuti in intervalli diversi. Prima di concludere, ti elenco le regole sintattiche che devi rispettare se vuoi utilizzare i nomi definiti di Excel. Le regole più importanti sono le prime due. Il primo carattere deve essere necessariamente una lettera, un carattere di sottolineatura o underscore, oppure una barra rovesciata o backslash, e la seconda non sono permessi spazi all'interno di un nome. Per questo ti conviene separare fra loro le parole all'interno di un nome o con il carattere underscore oppure inserendo le iniziali maiuscole. Se ti ricordi queste due regole fondamentali, non ti devi preoccupare troppo delle altre regole, in quanto se provi ad assegnare un nome che non rispetta le regole, Excel ne verifica la correttezza, blocca il tentativo di inserimento di nomi non validi e avverte l'utente in caso di violazione. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi aspetto nel prossimo video. Ciao!